Ciao Marga, ciao Etienne, grazie per essere qui. Il Movimento dei Focolari ha deciso di elaborare delle linee guida per la formazione in materia di tutela di minori e persone in situazioni di vulnerabilità. Perché? In realtà già dal 2013 si faceva questa formazione, infatti in un modo molto capillare si sono raggiunte tantissime persone. Nel dicembre 2022 abbiamo calcolato che hanno fatto questa formazione 17.000 persone, però veniva fatta soprattutto da quelli che avevano un contatto diretto con i bambini, assistenti, catechisti, eccetera. Quando nel 2022 abbiamo ricevuto il report della GCPS Consulting, che è un organismo indipendente che aiuta l'istituzione a migliorare i suoi propri sistemi di prevenzione, abbiamo capito che dovevamo fare un passo. E perché fare delle linee guida per la formazione? È appunto la risposta che la Presidente del Movimento dei Focolari, Margaret Karam, ha voluto dare a quanto abbiamo detto prima, e ha assunto l'impegno di formare tutti gli appartenenti al Movimento dei Focolari, di tutte le età, di tutte le vocazioni e di tutti i ruoli che si può assumere nel movimento. E questa è la serietà che vogliamo dare a questo argomento. Chi ha contribuito all'elaborazione di queste linee guida e qual è il criterio che è alla base di questo documento? Diciamo che è stato un lavoro sinodale. La base che abbiamo messo a queste linee guida sono state mandate in tutto il mondo ai nostri rappresentanti sparsi in tutto il mondo, e questi hanno aggiunto i loro suggerimenti, i loro contributi e tutte le modifiche, e questo ha reso queste linee guida una cosa universale che possono essere implementate in tutte le aree geografiche e secondo le culture. E questo che dice Etienne in realtà è il criterio che è alla base di questo documento, c'è un grande rispetto e apprezzamento per tutte le culture. Cioè, avendo messo in luce i valori che vogliamo trasmettere, lo vogliamo fare così come vanno trasmessi a seconda delle categorie culturali di ogni posto. Quindi questa formazione sarà molto diversa come verrà fatta nelle nostre comunità in Giappone, in Guatemala o in Svezia, però pensiamo che sarà fatta con la stessa intensità, con lo stesso impegno dappertutto. A chi sono rivolte nello specifico e come saranno messe in pratica? La formazione è rivolta a tutti. Per tutti intendiamo tutti, incluso quelli che lavorano nelle nostre strutture. Le linee guida invece sono rivolte ai responsabili del movimento sparsi e la loro equipe, in modo che possono implementare in tutte le aree geografiche. Come saranno messe in pratica? Noi abbiamo poggiato molto su un valore caratteristico della nostra organizzazione, che è la comunione. Allora, abbiamo istituito una commissione internazionale che sarà in continuo rapporto con le equip locali per uno scambio di materiali formativi. Stiamo aprendo un supporto informatico per facilitare lo scambio di materiali nelle diverse lingue, condivisione di buone pratiche, aiuto per risolvere dubbi, problemi. Ecco, così saranno messe in pratica, così l'abbiamo pensato. Etienne, quando entreranno in vigore queste linee guida? Queste linee guida entreranno in vigore nel gennaio 2024, per un periodo di 20 mesi ad esperimento, così che potremmo nel giro di questi 20 mesi capire tutte le modifiche che si potranno portare a queste linee guida per il futuro. Già solo voi due siete così diversi culturalmente. Come immaginate, come prevedete che saranno accolte queste linee guida nei vostri luoghi di origine? Certo, non sarà una cosa facile, sarà una cosa assai complicata, perché qualcuno dirà, ma queste cose non esistono dalle mie parti. Non è vero niente. Le statistiche e gli studi hanno dimostrato che
problema esiste un po' dappertutto, che sia a piccola scala che a grande scala esiste, per cui bisogna formarsi per prevenire questi danni. Infatti io penso che anche per l'Europa ci può essere lo stesso rischio, anche se l'abbiamo molto più interiorizzato come categoria, lo stesso rischio di pensare questo non ha a che vedere con me. Invece abbiamo voluto intitolare questa strategia formativa Tutti responsabili di tutti e pensiamo e ci auguriamo che possiamo dare veramente questo passo insieme, che in fondo è un piccolo passo di fronte ai problemi così grossi che affrontano adesso nel mondo i bambini e gli adolescenti, no? Allora ci auguriamo proprio che queste linee guida trovino un'accoglienza forte e concreta in tutte le nostre comunità.